Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Guardate un po' cosa c'è alle mie spalle, Abarth 595 e Fiat 124 Spider. Siamo oggi infatti al concessionario di Mareschi Fiorentino di Bologna perché andremo a provare questa bestia qua. Questa è stata tra l'altro da poco inserita sul portale automobile.it, un sito di annunci di auto usate, nuove, chilometri zero e a noleggio. E adesso saliamo in auto. Firme fatte e adesso il buon Pietro ci dà il bolide. Pronti? Te la tratto bene. Mi raccomando perché è ancora in rodaggio. Non è vero, non è il rodaggio. L'obiettivo principale sarà quello di uscire dal traffico di Bologna. Ci muoviamo direzione Colli e poi lì iniziamo a far cantare un po' questa piccola bestia. 595 in azione. E direi a questo punto di mettere subito il display sportivo, dato che siamo andati tra le curve. Wow. Forse qualcuno di voi lo sa già, la mia prima auto è stata sì, la classe A della mamma. La prima vera auto, insomma, che potevo guidare a 19 anni è stata proprio l'Abarth 124 Spider. 124 avevo scelto perché era trazione posteriore, era Abarth e io sul pensiero mi casava veramente tanto. Però ogni volta che comunque giro per strada e vedo queste 595 sfrecciare ho sempre detto wow, la voglio provare, voglio vedere come va. Ho avuto la possibilità di provare la 695 biposto in pista, però la 595 classica mai. E quindi aspettavo semplicemente il momento giusto, momento che è arrivato grazie ad automobile.it. E se vi stavate chiedendo perché ho scelto proprio la 595, beh, perché sono andato sul portale di automobile.it, ho selezionato qualche filtro tra cui Bologna, auto usate, Abarth e 595 e me le sono scrollate tutte. E quando ho visto questa qua ho detto sì, è proprio lei. Siamo pronti per ricominciare il nostro giro. Tra l'altro questa è la versione da 145 cavalli, quindi siamo l'entry level. Siamo in modalità sport ovviamente. La macchina è sì trazione anteriore, però la cosa bella è che è molto molto leggera e soprattutto la metti veramente ovunque tu vuoi. Il 0 a 100 della macchina è in 7.8 secondi e quindi direi a questo punto di... È un piccolo proiettile. E poi la cosa bella della 595 è che tu la guidi in centro, devi fare un sorpasso, ci metti mezzo millesimo di secondo perché non pesa niente, c'ha 145 cavalli ed è la versione base. Quindi immaginiamoci la 595 competizione con 180 cavalli, cosa potrebbe essere. Tornanti in salita, destra e sinistra. L'assetto è impressionante, nel bene e nel male, nel senso che qua è divertentissimo, anche se l'asfalto non è perfettamente lineare e liscio, è comunque molto piacevole da guidare. Nel pavé e nel centro, dove, ecco, diciamo che magari ci sono un bel po' di buche, si sentono, però secondo me uno che prende la 595 è una persona che ha bisogno di prestazioni, ha bisogno di divertimento, per cui do voto 10. So anche che c'è il modo di farla scoppiettare, ci vuole il tocco del maestro, per cui avendo la macchina, utilizzandola ogni giorno, capisci bene qual è il numero di giri preciso per farla scoppiettare e dopo sì che è divertente. È veramente facile da guidare. Vorrei non scendere più. Mi sto veramente divertendo. Se qualcuno invece di voi che sta guardando questo video ha un Abarth bella elaborata, ecco, mi scriva assolutamente qua sotto nei commenti che cos'è, che cosa monta, perché vi romperò assolutamente per provarla. Ora mi sono innamorato. Adesso provo a fare un'altra partenza, a vedere se mi viene un po' meglio.
veramente rimasto felice della prova. Grazie ancora a Automobile.it per avermi dato questa possibilità. E perché no, magari andate a fare un giro sul loro sito, cercate un'auto che vi piace e l'auto qua sotto con i commenti che riceverà il maggior numero di mi piace sarà la prossima che proverò, se Automobile.it deciderà ancora di fare qualche attività insieme a me. Vi invito a seguire il loro canale su YouTube, troverete la informazione qua in alto. Spero che questa prova vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima col prossimo video.